Ciao a tutti amici del Laboratorio Artistico di Manta. Oggi volevo parlarvi di una pratica che faccio qui al laboratorio, che è un po' particolare e che va un pochino spiegata, che è la pratica del mandala. Il corso di mandala non è realmente un corso come tutti gli altri che si fanno qui al laboratorio, che sono corsi di disegno, di pittura, di arte, laboratori per bambini e cose del genere. È piuttosto una pratica che si avvicina alle pratiche meditative dello yoga. Infatti il mandala o mandala è una figura che viene utilizzata in Oriente, in Tibet, in India, dai monaci per pregare, per meditare, per fare un percorso spirituale, una centratura, diciamo, molto profonda fra l'interno e l'esterno, fra noi e l'universo. A livello pratico il mandala è, diciamo, una cosa del genere. Io ve ne faccio vedere qualcuno per chi proprio non sapesse di cosa sto parlando. Questo è un esempio di quelli da colorare che si danno molto spesso anche ai bambini per, diciamo, rilassare, per divertire. Eccole qua qualcuno. Noi, diciamo, durante l'esperienza della pratica mandala, però non facciamo questo tipo di cosa, cioè di colorare semplicemente il soggetto, ma sarà una cosa un pochino diversa. Come funziona? Funziona esattamente come una lezione di yoga, con la differenza che noi non facciamo delle posizioni fisiche particolari, ma dipingiamo. Serve saper dipingere? No. Serve saper disegnare? No. Utilizziamo un supporto di questo genere che è bianco, è rotondo e ha già il centro segnato e poi dei pennelli e dei colori, delle tempere. La pratica parte con un pochino di rilassamento, di respirazione, un pochino di meditazione, poi si dipinge e dopodiché c'è una chiusura della giornata, diciamo così, in cui si condivide se si vuole. Quindi la persona che viene da me può farmi delle domande e possiamo parlarne dopo, non prima. In genere preferisco dare delle indicazioni dopo la pratica per evitare di condizionare troppo l'esperienza che deve essere assolutamente vostra e personale. Quanto dura? Dura fra l'ora e mezza e le 2 ore. Io lascio che la persona faccia tutto coi i suoi tempi, perché questo è molto importante. Io sono soltanto una guida, un accompagnamento, però non impongo dei tempi, fate voi. A chi è rivolto? Assolutamente a tutti. Ho già detto che non c'è bisogno di saper disegnare, non c'è bisogno di saper dipingere, non c'è bisogno di avere nessun tipo di talento particolare di nessun genere, né di aver già praticato yoga o meditazione. L'età va bene sia per i bambini che per gli adulti, uomini, donne, anziani, disabili, ho già fatto un po' con tutti. Tutti quanti possono giovare di questo tipo di pratica. A cosa serve? Serve per rilassare, per sciogliere dei blocchi. Ha delle caratteristiche, come ho già detto, molto simili allo yoga perché è un tipo di meditazione, quindi serve a in qualche modo aiutarci nel alleggerire quel carico che la nostra società, il lavoro, la famiglia ci obbligano a portarci dietro. In realtà non è obbligatorio portarci dietro tutto quanto, possiamo appunto utilizzare tutta una serie di tecniche, fra cui la pratica della meditazione mandala, per lasciare andare un po' di cose che non ci servono o che magari non abbiamo elaborato. C'è una fornita letteratura, potete trovare dei libri, guarire col mandala, addirittura guarire i tumori col mandala e tutto questo genere di libri qua. Io non mi addentro nella questione di guarire i tumori, che mi sembra un po'
azzardata. Vero è che quando noi andiamo a sciogliere delle tensioni e toglierci dei fardelli psicologici, chiaramente il corpo ne giova e la persona si sente meglio. Se poi parliamo di malattie o disturbi psicosomatici o anche diciamo più prettamente fisici ma portati comunque dallo stress, chiaramente possiamo guarire o comunque migliorare da questo tipo di disturbo con la pratica del mandala. Io nella fattispecie insegno delle cose che possono essere portate a casa, nel senso che non solo vi portate a casa il vostro mandala dipinto, ma vi portate a casa anche una tecnica che potete ripetere facilmente a casa vostra con qualsiasi tipo di tecnica che potete avere a casa. Se non avete le tempere potete usare dei pennarelli, delle matite, dei fogli normali. Se non avete il supporto rotondo basta un foglio su cui potete disegnare un cerchio. Non è difficile procurarsi i materiali per questa pratica. Due parole ancora su che cos'è il mandala. Allora, avete visto prima quelli da colorare che sono, diciamo, più semplici, semplificati. Questo qui, per esempio, è un mandala classico tibetano tradizionale che si chiama yantra, anche detto il mandala delle quattro porte, e le quattro porte sono queste, vedete? Nord, sud, ovest, est. In Tibet il mandala delle quattro porte è visto come un percorso spirituale vero e proprio nel quale il discepolo entra dalle quattro porte e ha un percorso da fare per l'illuminazione spirituale, la realizzazione del sé. Ci sono diverse simbologie, io preferisco non dirle, nel senso che, beh, comunque le potete trovare, non è che sono cose segrete, però io non le spiego in genere prima della pratica perché preferisco che le persone non siano condizionate da quello che io dico per disegnare o comunque esprimere qualcosa. Una cosa molto importante è che il mandala viene fatto o comunque lo scopo sarebbe di essere fatto in assoluto relax. Non esiste l'errore, non esiste la performance, non esiste la fretta. È una cosa generalmente astratta, poi a scelta, nel senso che chi lo pratica può disegnare quello che vuole, però io di solito propongo di fare una cosa astratta e non deve venire per forza qualcosa di bello da appendere, qualcosa di estetico. Deve venire fuori quello che voi siete, quello di cui voi avete bisogno. E quindi il mandala può facilmente anche essere brutto, nel senso che se quella cosa che deve venire fuori è diciamo disomogenea, allora può venire fuori anche in maniera un pochino confusa, ma va bene così, nel senso che noi siamo molto abituati alla ricerca della perfezione, della bellezza, dobbiamo fare bene. No, qui è una questione non di risultato ma di esperienza. Quindi è l'esperienza che voi fate che importa, non è il risultato di cosa vi viene fuori da appendere eventualmente in salotto. Per quello vogliamo magari fare un corso di pittura oppure di disegno, di acquarello, allora che vi possono essere più d'aiuto per fare un bel disegno. Dove si fa? Si fa qui al laboratorio artistico, io sono a Manta, in provincia di Cuneo. Trovate tutti i riferimenti al fondo del video oppure qui nell'info box. Vi ringrazio dell'ascolto, se avete bisogno di me sapete dove trovarmi. Ciao a tutti!